Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Celcept, capsula Roche SpA, ultimo aggiornamento, 1 marzo 2022. Cos'ha Celcept, capsula? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Celcept, capsula durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Celcept? Capsula? Celcept, capsula ha un farmaco a base del principio attivo acido micofenolico sale di mofetile, appartenente alla categoria degli immunosoppressori e nello specifico immunosoppressori ad azione selettiva. È commercializzato in Italia dall'azienda Roche SpA. Celcept, capsula può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Celcept 250 mg 100 capsule. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Roche Registration GmbH. Concessionario: Roche SpA. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: acido micofenolico sale di mofetile. Gruppo terapeutico: immunosoppressori. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: Celcept è indicato per la profilassi del rigetto acuto in pazienti che ricevono un allotrapianto renale, cardiaco o epatico in associazione con ciclosporina e corticosteroidi. Posologia: il trattamento deve essere iniziato e continuato da specialisti adeguatamente qualificati nei trapianti. Posologia: utilizzo nel trapianto renale adulti. La somministrazione deve iniziare entro le prime 72 ore successive al trapianto. La dose raccomandata nei pazienti con trapianto renale A1G somministrato 2 volte al giorno, dose giornaliera 2G. Popolazione pediatrica di età compresa tra 2 e 18 anni. La dose raccomandata di micofenolato mofetile A di 600 mg/m2 somministrata per via orale 2 volte al giorno, fino ad un massimo di 2G al giorno. Le capsule devono essere prescritte solamente a pazienti con una superficie corporea di almeno 1,25 m2. Ai pazienti con una superficie corporea compresa tra 1,25 e 1,5 m2 micofenolato mofetile capsule può essere prescritto ad una dose di 750 mg 2 volte al giorno, dose giornaliera di 1,5 g. Ai pazienti con una superficie corporea maggiore di 1,5 m2 micofenolato mofetile capsule può essere prescritto ad una dose di 1G 2 volte al giorno, dose giornaliera di 2G. Poiché copyright alcune reazioni avverse si verificano con maggior frequenza in questo gruppo di età rispetto agli adulti, vedere paragrafo 4.8, può essere richiesta temporaneamente una riduzione della dose o un'interruzione del trattamento. In questi casi bisogna tener conto dei fattori clinici rilevanti, compresa la gravità della reazione. Popolazione pediatrica di età inferiore a 2 anni. Sono disponibili dati limitati di sicurezza ed efficacia in bambini con età inferiore a 2 anni. Questi dati sono insufficienti per fornire raccomandazioni posologiche, pertanto non ha raccomandato l'utilizzo del medicinale in questo gruppo di età. Utilizzo nel trapianto cardiaco adulti. La somministrazione deve iniziare entro i primi 5 giorni successivi al trapianto. La dose consigliata per i pazienti sottoposti a trapianto cardiaco a 1,5 g somministrati 2 volte al giorno, dose giornaliera 3 g. Popolazione pediatrica. Non sono disponibili dati riguardanti pazienti pediatrici con trapianto cardiaco. Utilizzo nel trapianto epatico adulti. Celcept per via endovenosa, EV, deve essere somministrato per i primi 4 giorni dopo il trapianto epatico. La somministrazione di Celcept orale inizierà subito dopo, quando può essere tollerato. La dose orale consigliata per i pazienti sottoposti a trapianto epatico a 1,5 g somministrati 2 volte al giorno, dose giornaliera 3 g. Popolazione pediatrica. Non sono disponibili dati riguardanti pazienti pediatrici con trapianto epatico. Utilizzo in popolazioni speciali. Anziani. Per gli anziani è raccomandata la dose di 1G somministrata 2 volte al giorno per i pazienti con trapianto renale e la dose di 1,5G somministrata 2 volte al giorno per i pazienti con trapianto cardiaco o epatico.
Compromissione renale. Nei pazienti sottoposti a trapianto renale con compromissione renale cronica severa, filtrazione glomerulare 25 ml/min/1,73 m2, ad eccezione dell'immediato periodo post-trapianto, si devono evitare dosi superiori a 1 g somministrato 2 volte al giorno. Il monitoraggio di questi pazienti deve essere accurato. Nei pazienti che presentano un ritardo nel funzionamento del rene dopo il trapianto non è necessario aggiustare la dose, vedere paragrafo 5.2. Non sono disponibili dati relativi ai pazienti sottoposti a trapianto cardiaco o epatico con compromissione renale cronica severa. Compromissione epatica severa. Non sono necessari aggiustamenti della dose per i pazienti con trapianto renale con malattia severa del parenchima epatico. Non sono disponibili dati relativi ai pazienti sottoposti a trapianto cardiaco con malattia del parenchima epatico severa. Trattamento durante episodi di rigetto. L'acido micofenolico, MPA, ha il metabolita attivo del micofenolato mofetile. Il rigetto di trapianto renale non provoca mutamenti nella farmacocinetica dell'MPA. Non sono necessarie riduzioni della dose o interruzioni della terapia con Celcet. Non ci sono motivi per l'aggiustamento della dose di Celcet conseguentemente al rigetto del trapianto cardiaco. Non sono disponibili dati di farmacocinetica durante il rigetto di trapianto epatico. Popolazione pediatrica. Non vi sono dati disponibili sul trattamento del primo rigetto o del rigetto refrattario nei pazienti pediatrici sottoposti a trapianto. Modo di somministrazione. Per uso orale. Precauzioni che devono essere prese prima della manipolazione o della somministrazione del medicinale. Poiché a copyright è stato dimostrato che micofenolato mofetile esercita effetti teratogeni su ratti e conigli, le capsule non devono essere aperte a copyright rotte per evitare l'inalazione della polvere contenuta nelle capsule o il contatto diretto tra quest'ultima e la cute o le mucose. In tal caso lavare accuratamente la zona interessata con acqua e sapone e sciacquare gli occhi con acqua corrente. Controindicazioni. Celcet non deve essere somministrato a pazienti con ipersensibilità al micofenolato mofetile, all'acido micofenolico o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Sono state osservate reazioni di ipersensibilità a Celcet, vedere paragrafo 4.8. Celcet non deve essere somministrato a donne in età fertile che non fanno uso di misure contraccettive altamente efficaci, vedere paragrafo 4.6. Nelle donne in età fertile il trattamento con Celcet deve essere istituito soltanto in presenza dell'esito di un test di gravidanza, in modo da escludere l'uso involontario del medicinale durante la gravidanza, vedere paragrafo 4.6. Celcet non deve essere usato in gravidanza se non in mancanza di un trattamento alternativo adeguato per la prevenzione del rigetto di trapianto, vedere paragrafo 4.6. Celcet non deve essere somministrato a donne che allattano con latte materno, vedere paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Neoplasie. I pazienti che ricevono una terapia immunosoppressiva di associazione in cui sia compreso Celcet sono maggiormente a rischio per quanto riguarda lo sviluppo di linfomi e di altri tumori. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Aciclovir. Quando si è somministrata l'associazione di micofenolato mofetile e aciclovir, si è osservato un aumento delle concentrazioni plasmatiche di aciclovir rispetto alla somministrazione di aciclovir da solo. Le modifiche, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Celcet, capsula. insieme ad altri farmaci come Euroskeitruda Euro, Eurosrifadina Euro, Eurosrifatera Euro, Eurosrifina Euro, Eurosrifocina Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Celcet, capsula durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Celcet, capsula durante la gravidanza e l'allattamento? Donne in età fertile. Durante il trattamento con micofenolato la gravidanza deve essere evitata. Pertanto le donne in età fertile devono usare almeno un metodo contraccettivo affidabile, vedere paragrafo 4.3, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Celcet altera moderatamente la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Poiché a copyright Celcet può causare sonnolenza, stato confusionale, capogiri, tremore o ipotensione, si consiglia ai pazienti di prestare cautela durante la guida o l'uso di macchinari.
Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni avverse PA comuni e o gravi associate alla somministrazione di Cellocept in associazione con ciclosporina e corticosteroidi includono diarrea, fino al 52,6%, leucopenia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. I casi riportati di sovradosaggio con micofenolato mofetile sono stati raccolti negli studi clinici e durante l'esperienza post-marketing. In molti di questi casi non sono stati riportati eventi avversi. In quei casi di sovradosaggio nei quali sono stati riportati eventi avversi, tali eventi rientrano nel profilo di sicurezza noto del medicinale. Un sovradosaggio di micofenolato mofetile potrebbe portare ad un eccesso di soppressione del sistema immunitario e ad un aumento della suscettibilità alle infezioni e soppressione del midollo osseo, vedere paragrafo 4.4. Se si sviluppa neutropenia, si deve interrompere la somministrazione di Cellocept o ridurne la posologia, vedere paragrafo 4.4. È molto improbabile che l'emodialisi rimuova quantità clinicamente significative di MPA-1-PAG. I farmaci che sequestrano gli acidi biliari, quali la colestiromina, possono rimuovere la MPA diminuendo il ricircolo enteroepatico del farmaco, vedere paragrafo 5.2. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti immunosoppressori, codice ATC. L04A06. Meccanismo d'azione. Il micofenolato mofetile all'estere 2, morfolino etilico dell'MPA. L'MPA ha un inibitore selettivo, non competitivo e reversibile della INPD. Esso inibisce, senza essere incorporato, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. In seguito a somministrazione orale, il micofenolato mofetile viene assorbito in modo rapido ed esteso e trasformato completamente, mediante un processo metabolico presistemico, nella sua forma attiva MPA. Come dati preclinici di sicurezza. Nei modelli sperimentali il micofenolato mofetile non si è mostrato cancerogeno. La dose massima testata negli studi di carcinogenesi sugli animali comportava un'esposizione sistemica, AUC-OC-max, di circa 2-3, elenco degli eccipienti. Cellocept capsule. Amido di mais in forma pregelatinizzata. Carbossimetilcellulosa sodica reticolata. Polivinilpirrolidone, K90. Magnesio stearato. Opercolo della capsula. Gelatina. Indigotina, E132. Ossido di ferro giallo, E172. Ossido di ferro rosso. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Cellocept, capsula a base di acido micofenolico sale di mofetile sono Cellocept, compressa, micofenolato mofetile Accord, micofenolato mofetile ACL, micofenolato mofetile Sandoz, micofenolato mofetile Tilomed, micofenolato mofetile Tilomed Italia, Mifenax, capsula, Mifenax, compressa rivestita. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.